Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cardioaspirin Bayer SpA. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Cardioaspirin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cardioaspirin durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Cardioaspirin? Cardioaspirin è un farmaco a base del principio attivo acido acetilsalicilico, appartenente alla categoria degli antiaggreganti piastrinici, antipiretici, analgesici FANS, nello specifico antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina. È commercializzato in Italia dall'azienda Bayer SpA. Cardioaspirin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Cardioaspirin 100 mg 30 compresse gastroresistenti. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Bayer SpA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo acido acetilsalicilico. Gruppo terapeutico antiaggreganti piastrinici, antipiretici, analgesici FANS. Forma farmaceutica compressa gastroresistente. Indicazioni: prevenzione degli eventi aterotrombotici maggiori dopo infarto del miocardio, dopo ictus cerebrale o attacchi ischemici transitori, TIA, in pazienti con angina pectoris instabile, in pazienti con angina pectoris stabile cronica, prevenzione della riocclusione dei bypass aortocoronarici e nell'angioplastica coronarica percutanea transluminale, PTCA. Prevenzione degli eventi cardiovascolari nei pazienti con malattia ateromasica conclamata, nei pazienti in emodialisi e nella prevenzione della trombosi durante circolazione extracorporea. Prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti ad elevato rischio, in soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore, rischio 10 anni 20% in base alle carte di rischio del progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità. Posologia adulti: se non diversamente prescritto, si raccomanda la posologia di 1 compressa, 100 mg, al giorno, in un'unica somministrazione. La prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti ad elevato rischio dovrà essere effettuata con il dosaggio di 100 mg. È consigliabile ingerire il farmaco con un'abbondante quantità di acqua, mezzo, 1 bicchiere di acqua, almeno 30 minuti prima dei pasti. Le compresse gastroresistenti non devono essere schiacciate, masticate o rotte per assicurarne il rilascio nell'ambiente alcalino dell'intestino. Cardioaspirin non deve essere assunto a dosaggi maggiori senza espressa prescrizione del medico. Popolazione pediatrica. Cardioaspirin non è indicato per l'uso nella popolazione pediatrica, vedere paragrafo 4.4. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ai salicilati o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, pazienti con mastocitosi preesistente, nei quali l'utilizzo di acido acetilsalicilico può indurre gravi reazioni di ipersensibilità, che comprendono shock circolatorio con vampate di calore, ipotensione, tachicardia e vomito. Anamnesi di asma indotta dalla somministrazione di salicilati o sostanze ad attività simile, in particolare i farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcera gastroduodenale, diatesi emorragica, grave insufficienza renale, grave insufficienza epatica, grave insufficienza cardiaca, trattamento concomitante con metotrexato a dosi di 15 mg/settimana o più, vedere paragrafo 4.5, ultimo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: l'acido acetilsalicilico deve essere utilizzato con particolare cautela nei seguenti casi. Ipersensibilità ai farmaci analgesici, antinfiammatori od antireumatici ed in presenza di altre allergie, anamnesi di ulcere gastrointestinali, compresa la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'effetto del trattamento può essere modificato se Cardioaspirin è assunto in concomitanza con altri medicinali quali anticoagulanti, esempio Varfarin, farmaci antirigetto, esempio ciclosporina, tacrolimus,
Antiipertensivi, esempio diuretici e ACE inibitori. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere cardioaspirin insieme ad altri farmaci come Abidol, Actalide, Actisinu, Algimesil, Algofen, Algolider, Algopirina febbre e dolore, Algopirintol, Antalfebal, Antalgil, Aulin, compressa, granulato, Aulin, gel, Benatia, Brufecod, Brufen, compressa a rilascio modificato, Brufen, compressa rivestita, compresse rivestite, granulato, granulato effervescente, Brufenic, Buscofenact, Buscofen, capsula molle, Buscofen, granulato, Buscofen Pocket, Cibalgina 2 Fast, Clexane T, soluzione, uso interno, Coumadin, dicloreomonidie, Difometre, Dolibloc, Domes, Efridol, Eiren, Enoxaparina Rovi, Erreflog, Fevralt, Fluibrum febbre e dolore, Fluifort febbre e dolore, Fraxobi, Gemaxan, Ibumal, Ibuprofene Alter, Ibuprofene Aristo, compresse rivestite, Ibuprofene Aurobindo Italia, Ibuprofene Aurobindo Pharma Italia, Ibuprofene B/Umelsungen, soluzione, uso interno, Ibuprofene Doc, compressa rivestita, Ibuprofene Doc generici, Ibuprofene Dottor Redis, Ibuprofene G, Ibuprofene Eurogenerici, Ibuprofene FG, Ibuprofene Pensa Pharma, Ibuprofene Pharmeg, Ibuprofene Sandoz, Ibuprofene Teva, Ibuprofene Zentiva, Ibuprofene Zentiva Italia, compressa rivestita, Ibuprofene Aristo Pharma, il modulo antinfiammatorio e antireumatico, Indocollirio, Indolm, Indoxen, Inixa, soluzione, Innoep, soluzione, soluzione, uso interno, Innoep, soluzione, Isodol, Kendo, laser, Lasonil antinfiammatorio e antireumatico, compressa a rilascio modificato, Lasonil antinfiammatorio e antireumatico, compressa rivestita, compresse rivestite, Ledoren, Levifen, Liumitacen, Mumendol, capsula molle, Mumendol, compressa rivestita, Mumendol, gel, Mumenflogo, Mumentact, capsula molle, Mumentact, compressa rivestita, Mumentact, sospensione, Moment, capsula molle, Moment, compressa rivestita, Momentfene, Moment, granulato, Moment Kid, Moment, sospensione, Moment Xin, Naproxene Angelini, Naproxene G, Naprosin, compressa a rilascio modificato, compressa gastroresistente, granulato, supposta, Naprosin, gel, Naproxene Egypt, compressa, Naproxene Egypt, gel, Naproxene sodico DOC generici, Naproxene sodico HCS, Neoborocillina infiammazione e dolore, Nimesulene, Nimesulide Almus, Nimesulide Alter, Nimesulide Big, Nimesulide DOC generici, Nimesulide G, Nimesulide Egypt, Nimesulide Milan Generics, Nimesulide Pensa, Nimesulide Ratiofarm, Nimesulide Sandoz, Nurofen Caps, Nurofen febbre e dolore, sospensione, Nurofen influenza e raffreddore, Nurofen Kid febbre e dolore, Nurofen TN, compressa orodispersibile, Nuroflex dolori muscolari e articolari, Paidofen, Pavic, Pedea, Riflonet, Rovinadil, Seledie, Seleparina, Symptom, Solidamur, Surgamil, Simflex, Tachifene, Vegetallumina dolore e febbre, Vix Flu Action, Vimovo, Zerino Active, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere cardioaspirin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cardioaspirin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'inibizione della sintesi delle prostaglandine può influire negativamente sulla gravidanza o sullo sviluppo embrio-fetale. I risultati di studi epidemiologici suggeriscono un possibile aumento del rischio di aborto e vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cardioaspirin non altera la capacità di guidare o di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati dell'acido acetilsalicilico, nella maggior parte dei casi, sono una conseguenza del suo meccanismo d'azione farmacologico e colpiscono soprattutto il tratto gastrointestinale. Le reazioni avverse elencate sotto derivano, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La tossicità da salicilati. Un dosaggio superiore a 100 mg/kg/giorno per 2 giorni consecutivi può indurre tossicità, può essere la conseguenza di un'assunzione cronica di dosi eccessive, oppure di sovradosaggio acuto, potenzialmente pericoloso per la vita, che comprende anche l'ingestione accidentale nei bambini. L'avvelenamento cronico da salicilati può essere insidioso dal momento che i segni e i sintomi sono aspecifici. Una lieve intossicazione cronica da salicilati, o salicilismo, in genere si verifica unicamente in seguito a utilizzo ripetuto di dosi considerevoli. Tra i sintomi vi sono il capogiro, le vertigini, il tinnitus, la sordità, la sudorazione, la nausea e il vomito, la cefalea e lo stato confusionale. Questi sintomi possono essere controllati riducendo il dosaggio. Il tinnitus può manifestarsi a concentrazioni plasmatiche comprese tra i 150 e i 300 microgrammi/ml. A concentrazioni superiori ai 300 microgrammi/ml si palesano eventi avversi più gravi. La caratteristica principale dell'intossicazione acuta è una grave alterazione dell'equilibrio acido-base, che può variare con l'età e la gravità dell'intossicazione. La presentazione più comune, nel bambino, è l'acidosi metabolica. Non è possibile stimare la gravità dell'avvelenamento dalla sola concentrazione plasmatica. L'assorbimento dell'acido acetilsalicilico può essere ritardato a causa di uno svuotamento gastrico ridotto, dalla formazione di concrezioni nello stomaco o in conseguenza dell'ingestione di preparati gastroresistenti. La gestione di un'intossicazione da acido acetilsalicilico è determinata dall'entità, dallo stadio e dai sintomi clinici di quest'ultima e deve essere attuata secondo le tecniche convenzionali di gestione degli avvelenamenti. Le misure principali da adottare consistono nell'accelerazione dell'escrezione del farmaco e nel ripristino del metabolismo elettrolitico e acido-base. Per i complessi effetti fisiopatologici connessi con l'avvelenamento da salicilati, i segni e sintomi/risultati delle indagini biochimiche e strumentali possono comprendere: segni e sintomi, risultati delle indagini biochimiche e strumentali, misure terapeutiche, intossicazione da lieve a moderata, lavanda gastrica, somministrazione ripetuta di carbone attivo, diuresi alcalina forzata, tachipnea, iperventilazione, alcalosi respiratoria, alcalemia, alcaluria, gestione dei liquidi e degli elettroliti, sudorazione, nausea, vomito, intossicazione da moderata a grave, lavanda gastrica, somministrazione ripetuta di carbone attivo, diuresi alcalina forzata, emodialisi nei casi gravi, alcalosi respiratoria con acidosi metabolica compensatoria, acidemia, aciduria, gestione dei liquidi e degli elettroliti, iperpiressia, gestione dei liquidi e degli elettroliti respiratori, variabili dall'iperventilazione ed edema polmonare non cardiogeno fino all'arresto respiratorio e asfissia cardiovascolari, variabili dalle aritmie e ipotensione fino all'arresto cardiocircolatorio, ad esempio alterazione della pressione arteriosa e dell'ECG, perdita di liquidi e di elettroliti, disidratazione, dall'oliguria fino all'insufficienza renale, ad esempio ipocaliemia, ipernatriemia, iponatriemia, funzionalità renale alterata, gestione dei liquidi e degli elettroliti, alterazione del metabolismo glucidico, chetosi, iperglicemia, ipoglicemia, specialmente nei bambini, incrementati livelli dei chetoni, tinnitus, sordità gastrointestinali, emorragia gastrointestinale, ematologici, coagulopatia per S, prolungamento del PT, ipoprotrombinemia, neurologici, encefalopatia tossica e depressione dell'SNC con manifestazioni dalla letargia e confusione fino al coma e alle convulsioni. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica, antitrombotici, codice ATC B01AC06. Meccanismo d'azione: l'acido acetilsalicilico inibisce l'aggregazione piastrinica mediante blocco della sintesi del trombossano A2 nelle piastrine. Il suo meccanismo di azione si basa sulla proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale, l'acido acetilsalicilico viene assorbito rapidamente e completamente dall'apparato gastrointestinale. Durante e dopo l'assorbimento, l'acido acetilsalicilico viene convertito nel suo principale metabolita, l'acido salicilico. A causa della resistenza, dati preclinici di sicurezza. Il profilo preclinico di sicurezza dell'acido acetilsalicilico è ben documentato. Negli studi eseguiti nell'animale, i salicilati hanno provocato danni renali ad alti dosaggi, ma non hanno provocato altre lesioni organiche. Elenco degli eccipienti. Polvere di cellulosa, amido di mais. Rivestimento.
copolimeri dell'acido metacrilico, sodio lauril solfato, polisorbato 80, talco, trietilacitrato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di cardioaspirina a base di acido acetilsalicilico sono: acido acetilsalicilico DOC generici, acido acetilsalicilico EG, acido acetilsalicilico CORCA, compressa gastroresistente, acido acetilsalicilico Milan, acido acetilsalicilico Teva Italia. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.